Quali sono le caratteristiche di Schopenhauer? Prima di parlare della filosofia, parliamo di alcuni aspetti, diciamo, che caratterizzano la sua filosofia, alcuni aspetti metodologici. Schopenhauer si dice contrario ai sistemi complessi, strutturati come quello di Hegel, che lui più volte critica, che lui più volte prende proprio ad esempio negativo di tipologia di sistema fallace. Tuttavia anche Schopenhauer costruisce un sistema. Non è vero che Schopenhauer sia contrario allo spirito di sistema. Schopenhauer descrive due forme, due tipologie di sistemi. Lui dice vi sono dei sistemi organici, ovviamente pensa che il suo sia uno di questi, vi sono dei sistemi organici in cui tutte le parti armoniosamente si collegano tra loro perché tutte le parti hanno come riferimento un tutto, d'accordo? Hanno come riferimento un centro, quindi un sistema organico in cui le parti armoniosamente, tutte quante, tutte le parti del sistema con la stessa dignità, spiegano qualcosa che è una totalità, d'accordo? Cioè le parti funzionano appunto in vista di un tutto che tutte le sezioni del sistema cooperano a costituire, quindi un sistema organico. Invece i sistemi fallaci di Hegel sono sistemi costruiti in maniera gerarchica, in modo da avere un'astratta gerarchia funzionale in cui ogni parte del sistema è adagiata alle altre, ma in maniera del tutto astratta ed estrinseca rispetto al tutto, rispetto al punto principale, fondamentale, totalizzante, che dovrebbe informare tutte le parti del sistema. Quindi Hegel per lui affastella varie sezioni del suo sistema che però non sono soltanto unite, capite, l'una all'altra le parti del sistema in maniera del tutto inutile, senza cooperare, senza creare nulla di organico. Insomma, il sistema è diviso in tante parti, si occupa un po' di tutto, si occupa di tantissimi argomenti, però questi argomenti sono tutti posti uno accanto all'altro in maniera del tutto estrinseca. Con una metafora architettonica, Schopenhauer dice che Hegel costruisce un bellissimo castello, però dorme nel fienile, d'accordo? Tutta la sua costruzione non serve, è fittizia. Questo grande castello è bellissimo da un punto di vista estrinseco, da un punto di vista estetico, ma è inabitabile, ok? È inabitabile. Le critiche a Hegel non si limitano appunto al fatto di costruire appunto sistemi fittizi, sistemi fallaci. Quindi, capite, ci sono due tipi di sistemi organici e anche quello di Schopenhauer è un sistema, ma un sistema organico in cui le parti, attenzione, cooperano in maniera feconda per sviluppare, magari da diversi punti di vista, oppure in maniera sempre più approfondita, un unico tema, un unico pensiero. Vanno bene, sono sinceri quei sistemi in cui tutte le parti non sono altro, capite, che una risposta ad un unico tema, ad un unico pensiero, ad un'unica domanda, ad una domanda fondamentale che è la domanda proprio che gli esseri umani sensibili tutti quanti si pongono. Quindi tutte le parti del sistema cooperano e non sono altro, capite, che continui approfondimenti o continue dimostrazioni o continue descrizioni da punti di vista differenti di un unico tema, di un unico pensiero che corrisponde alla domanda, una domanda fondamentale, una domanda non di tipo teoretico astratto, ma di tipo pratico morale. E quindi
su questo si poggia la mia filosofia. Invece personaggi come Hegel costruiscono sistemi fittizi per nascondere la loro totale insensibilità nei confronti della domanda fondamentale dell'essere umano, che poi vedremo qual è. E come ho già detto prima, Schopenhauer accusa Hegel di scrivere in maniera oscura, di scrivere in maniera difficile, di scrivere in maniera a tratti incomprensibile per nascondere un sapere che non c'è. Addirittura lui pensa che Hegel non abbia niente da dire, che sia un imbroglione, un mistificatore, lo chiama un sofista, un ciarlatano, lo insulta apertamente. Hegel è un ciarlatano, uno che non ha niente da comunicare e per questo motivo inventa un sistema sempre più complesso, sempre più onnicomprensivo, in cui appunto tutte le parti di fatto non rispondono organicamente alla domanda fondamentale. Quindi non è proprio vero, vedete che Schopenhauer, come a volte si dice, sia contrario ai sistemi. Anche il suo è un sistema, ma è appunto, come abbiamo visto, è un sistema che, che appartiene a quella tipologia di sistemi che sono apprezzabili. E poi Schopenhauer ha una metafisica, ma non è certo la metafisica di Hegel, d'accordo? O la metafisica cristiana, tradizionale o cartesiana, dualistica, e neppure una metafisica della trascendenza, anche la metafisica di Platone, che pure lui per molti aspetti, come abbiamo visto, prende alla base del suo pensiero, non gli piace. La metafisica non deve essere una metafisica della trascendenza, ma una metafisica dell'immanenza. Lo so che può sembrare una contraddizione, però lui la pensa così. Cioè, la metafisica va a cercare un fondo ideale, sì, c'è un fondo ideale, c'è un fondo idealistico nella realtà, ma non la va a cercare da un'altra parte, in un altro mondo, in un mondo trascendente, in un mondo sovrasensibile, in un mondo divino e così via, in un'altra dimensione. La metafisica ci dice che esiste qualcosa di idealistico, qualcosa che va al di là dell'oggettività scientifica, al di là del nesso causa-effetto, al di là della materia, ma noi ce ne accorgiamo con l'esperienza. C'è una metafisica dell'immanenza, cioè questo fondo idealistico, questa vera realtà che non è materiale ma è metafisica, esiste comunque qua, non da un'altra parte, esiste comunque qua, all'interno del mio corpo stesso io la trovo, come vedremo. Quindi una metafisica sì, un mondo idealistico che in qualche modo è la vera spiegazione, la vera realtà, mentre il mondo materiale è una realtà apparente, ma questo mondo idealistico io lo trovo qua, io lo trovo in base all'esperienza, in base ai cinque sensi. È una metafisica dell'esperienza, dell'immanenza e dell'esperienza. Attraverso l'esperienza io capisco che esiste qualcosa, un livello, un modo di concepire il mondo che non è l'apparenza materiale. Quindi vedete, lui è favorevole alla metafisica, però ha un particolare tipo di metafisica. Come vedremo, lui fonda una specie di panteismo. Il livello idealistico, il livello metafisico e il livello materiale, che lui chiamerà della rappresentazione, sono la stessa realtà, però vista in due modi diversi. Quindi esiste un unico mondo che può essere interpretato in maniera scientifica, in maniera meccanica, in maniera materiale, oppure in maniera idealistica, in maniera metafisica. E questa seconda è la vera realtà del mondo. Però questo livello metafisico si trova comunque all'interno di questo mondo. È un altro modo di interpretare il mondo materiale, capite? Non è una dimensione, un mondo che sta al di là, che sta al di fuori del mondo materiale. La filosofia è una vera filosofia, avete capito che lui è abbastanza presuntuoso, critica la maggior parte dei filosofi esistenti e esistiti, pensa che buona parte della storia della filosofia sia stata una filosofia non sincera,
una filosofia di ciarlatani, una filosofia sbagliata. Perché? Perché è partita proprio da un tema sbagliato. Bisogna partire dall'unico tema che è il tema che colpisce le persone sensibili, dall'unica domanda fondamentale da cui scaturiscono tutte le domande. Chi non parte da questa domanda fondamentale sbaglia sin dall'inizio. E quindi poi non ha nessuna possibilità di dire delle cose che abbiano un senso, che abbiano una connessione con la realtà. Quindi vi è un'unica domanda. Lui è d'accordo con Aristotele che la filosofia nasce dalla meraviglia. La filosofia nasce dalla meraviglia, dallo stupore, ma anche da uno stupore negativo, diciamo così, da uno scandalo, da un'insoddisfazione di fronte a qualcosa che non ci piace, qualcosa che ci inquieta. Ma questa meraviglia da cui scaturisce la filosofia, da cui scaturisce ogni tipo di filosofia che abbia un senso, che sia sincera, questa meraviglia deve essere una meraviglia, uno stupore nei confronti di qualcosa di pratico, nei confronti di una qualcosa di morale, d'accordo? Non nei confronti di qualcosa di astratto o nei confronti di un libro. Cioè deve essere una meraviglia di tipo pratico, non una meraviglia di tipo intellettualistico, di tipo teorico. Per esempio, quando Aristotele parla del fatto che la filosofia nasce dalla meraviglia, Aristotele si riferisce ad una meraviglia di tipo teoretico, di tipo intellettualistico, la meraviglia nei confronti di domande come perché esiste l'essere o non il nulla. Perché esiste l'essere e non il nulla non è la domanda fondamentale che fa riferimento all'unico tema importante dell'universo e della condizione umana. Perché esiste l'essere e non il nulla? Oppure quali sono i principi fondamentali dell'essere? O qual è la causa dei fenomeni? Si tratta, vedete, di meraviglie di fronte a domande, di fronte ad aspetti intellettualistici astratti che non toccano veramente ciò che concretamente si trova l'essere umano a provare, ciò che di fronte al quale l'essere umano si trova concretamente ogni giorno. E quindi per esempio Fichte, ricordate che nasce dallo stupore, dall'entusiasmo, la sua filosofia nasce dallo stupore e dall'entusiasmo di aver letto Kant. C'è una filosofia che nasce da uno stupore, da una meraviglia teoretica, per aver letto il libro di qualcun altro, non per aver provato scandalo, stupore nei confronti dell'infelice condizione umana. Quindi la filosofia nasce dalla meraviglia, ma la meraviglia non deve essere una meraviglia teorica, teoretica, intellettualistica, ma una meraviglia, uno scandalo di fronte alla meschina condizione umana, alla sofferenza che caratterizza inevitabilmente la condizione, la vita umana. Il punto di partenza, l'unico tema da cui può partire una filosofia che davvero si interessi della verità, che davvero voglia avere accesso alla verità, che voglia avere una possibilità di capire che cos'è la verità. Quest'unico tema è un'unica domanda che provoca uno stupore, una meraviglia di tipo pratico, capite? Non di tipo teoretico, astratto, intellettualistico. Lo stupore di fronte alla domanda fondamentale, all'unico tema, alla domanda fondamentale perché ogni esistere è per sua natura un soffrire. Non solo la sofferenza degli uomini, anche quella muta degli animali, dei vegetali, l'idea di mancanza di senso e di perenne distruzione all'interno della natura. La condizione umana, la natura umana porta inevitabilmente alla sofferenza, qualunque cosa noi facciamo, lo vedremo, non fa che aumentare questa sofferenza, aumentare i desideri vani, inutili, a cui siamo sottoposti dalla natura, che non ha interesse per noi, ha interesse soltanto a crearci per poi autodistruggerci, per fare il suo interesse, la natura. Vedremo dopo che cosa significa, perché ogni esistere è per sua natura un soffrire.
L'unico tipo di filosofia che ha un senso deve partire da questa domanda. Chi si stupisce, chi parte da un altro tema non potrà sviluppare una filosofia che coglie la realtà. La domanda fondamentale è questa, è lo stupore, lo scandalo nel vedere che la sofferenza è l'unica cifra, è l'unica stoffa, è l'unica caratteristica del vivere. Nell'opera, che in qualche modo è un'introduzione all'opera più importante, Il mondo come volontà e rappresentazione, ricordate la prima opera che ho citato, sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, Schopenhauer parla di quella che lui chiama la rappresentazione. I contenuti della prima opera sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente non sono ripetuti da Schopenhauer all'interno dell'opera maggiore Il mondo come volontà e rappresentazione, sono dati per scontati, però sono fondamentali. Il mondo può essere prima di tutto colto e interpretato come una nostra rappresentazione. Non è l'unico modo di cogliere e interpretare il mondo, ma è il primo modo con cui noi lo interpretiamo, anche perché è il più facile, è quello che apparentemente sembra quello reale, d'accordo? Quello che si presenta ai nostri sensi, appunto alla rappresentazione. Per rappresentazione si intende la rappresentazione sensibile, la rappresentazione percettiva del soggetto nei confronti dell'oggetto esterno. Finché Schopenhauer parla del mondo come rappresentazione molto vicino a Kant, lui pensa che il mondo come rappresentazione sia il mondo dei fenomeni, no? Quello che Kant chiamava il mondo dei fenomeni. Il mondo dei fenomeni può essere colto, no? Può dare la scienza o la conoscenza comune. Schopenhauer è d'accordo con Kant anche in questo aspetto, cioè che scienza e conoscenza quotidiana in qualche modo possano essere considerati la stessa cosa. Quindi io colgo dei fenomeni, io colgo degli oggetti esterni, lui pienamente d'accordo con Kant. Nella prima parte del suo pensiero lui segue, lui ripete, insomma, in qualche modo le cose che dice Kant. Ci sono i fenomeni, cioè c'è il mondo dei fenomeni, d'accordo, e poi c'è la cosa in sé. Ricordate il noumeno kantiano. Schopenhauer dice che Kant ha ragione nel distinguere nettamente il mondo dei fenomeni dal mondo del noumeno, dal livello metafisico. Da una parte ci sono i fenomeni, dall'altra c'è la cosa in sé, oppure il noumeno. Quando noi conosciamo il mondo come rappresentazione, come nostra rappresentazione sensibile, conosciamo soltanto i fenomeni. Quindi, come diceva Kant, non conosciamo davvero l'oggetto esterno, ok? Di questo tavolo che è davanti a me, Schopenhauer, esattamente come Kant, dice: io conosco soltanto il fenomeno, io conosco soltanto quello che si dà ai miei sensi, conosco soltanto il fenomeno. E lui è d'accordo con Kant che, attenzione, però esiste anche la cosa in sé dell'oggetto esterno, il noumeno di tavolo, che io attraverso la conoscenza sensibile non posso assolutamente conoscere. Quindi io colgo la rappresentazione del mondo esterno, del mondo materiale e soltanto del mondo materiale, attraverso l'esperienza e soltanto attraverso l'esperienza, proprio come diceva Kant. Cioè io non conosco tutto del mondo materiale, non conosco la cosa in sé, non conosco, non sviscero davvero tutto ciò che caratterizza l'oggetto esterno, ma soltanto il fenomeno che io colgo. E lui è d'accordo con Kant nel dire che io colgo il fenomeno dell'oggetto esterno a priori, esattamente come Kant è proprio uguale, dice che esistono delle forme a priori. Ricordate, Kant le chiamava anche forme pure o trascendentali, delle forme a priori che sono già
insite nel mio apparato percettivo per il fatto stesso di appartenere alla razza umana, ci sono delle forme a priori con cui appunto io colgo trascendentalmente a priori l'oggetto esterno, d'accordo? Semplicemente Schopenhauer rispetto a Kant semplifica un po' le cose, anche se l'opera sulla quadruplice radice del principio di ragione sufficiente è piuttosto complessa e io non la tratto nei dettagli, non ve la sviscero nei dettagli perché è inutile, dobbiamo pensare alle cose importanti. Schopenhauer semplifica rispetto a Kant perché per lui i trascendentali, le forme a priori, sono solo tre: spazio e tempo, quelle della sensibilità, e qui è d'accordo con Kant, e invece ricordate i trascendentali dell'intelletto, cioè le forme pure dell'intelletto, cioè le categorie. Per Schopenhauer le 12 categorie di Kant si riducono alla causa. Lui pensa che la causa possa compendiare tutte e 12 le categorie kantiane, le forme pure dell'intelletto. Quindi i trascendentali sono solo tre: spazio, tempo e causa. Quindi io colgo questo tavolo, qualunque oggetto esterno, senza sapere che cos'è davvero, perché la cosa in sé non la posso cogliere con i sensi, la cosa in sé non la posso cogliere con i sensi, neanche con l'intelletto che rielabora le sensazioni mettendole in una relazione di causa-effetto. Ecco, tutte le 12 categorie dell'intelletto kantiano per Schopenhauer possono essere ridotte alla relazione di causa-effetto, perché in fondo conoscere il mondo come rappresentazione sensibile di un soggetto che conosce un oggetto, cosa significa? Significa conoscere i fenomeni mettendoli in relazione di causa-effetto, una relazione meccanica, una relazione tipica dell'obiettività, dell'oggettività scientifica, d'accordo? Quindi io conosco parzialmente, conosco ciò che è sensibile, ciò che in qualche modo può essere colto dai miei sensi, un oggetto esterno, situandolo all'interno di uno spazio, all'interno di un tempo, all'interno di una causalità, di una relazione causa-effetto, situandolo a priori all'interno di uno spazio, di un tempo e di una causa, perché appunto il soggetto, come diceva Kant, conosce l'oggetto esterno a priori e lo colloca in uno spazio, in un tempo, in una causa e quindi ha una sua rappresentazione appunto soggettiva, che poi è universale, oggettiva, perché i trascendentali, no? Questo tipo di rappresentazioni sono uguali nella mente di tutti gli uomini. Quindi fin qui lui è pienamente d'accordo con Kant. E attenzione, Schopenhauer non nega affatto il ruolo della scienza, l'importanza della scienza e il fatto che la scienza funzioni. La scienza funziona, cioè la scienza conosce le cose in maniera parziale, non conosce la verità, la cosa in sé, il numero, però conosce le cose, la scienza, la conoscenza comune, in quel modo che è sufficiente per elaborare delle leggi inviolabili, ripetibili, che fanno sì che quando costruisci un ponte, il ponte non cade e così via. Quindi la scienza non coglie la vera realtà, non esaurisce la realtà, non coglie il fondo della realtà, coglie solo il fenomeno, coglie solo appunto il fenomeno che può essere interpretato in maniera meccanica secondo l'oggettività conoscitiva di una scienza che mette tutto in una relazione di causalità meccanica, di una causalità, di una relazione causa-effetto tipica proprio dell'oggettività meccanica, della ripetitività, dell'inviolabilità delle leggi della scienza sperimentale. E quindi tutto questo va bene, cioè la scienza sperimentale funziona ed è bene che continui a costruire ponti o a scoprire tante altre leggi dei fenomeni, d'accordo? Quindi fin qui lui è d'accordo con Kant, d'accordo? Su cosa lui non è d'accordo su Kant lo vedremo alla prossima lezione.
Lui pensa, esattamente come Kant, che al di là dei fenomeni esiste la cosa in sé, il noumeno, il tavolo in sé. Io colgo solo il fenomeno, ma non colgo il tavolo in sé come noumeno, come cosa in sé. Ricordate che però Kant diceva che il noumeno, la cosa in sé, era inconoscibile. Inconoscibile dalla sensibilità e dall'intelletto, inconoscibile dall'esperienza. L'esperienza conosce solo il fenomeno. E invece il livello metafisico, Dio, ricordate le idee della ragione metafisica, Dio, l'anima, l'immortalità dell'anima e così via. E il livello metafisico non può essere in nessun modo conosciuto da un punto di vista scientifico, da un punto di vista teoretico. Secondo Kant, la cosa in sé, il noumeno è inconoscibile, il livello metafisico, non essendo attingibile dai sensi, non essendo attingibile dall'esperienza, ci resterà sempre ignoto. Ricordate che però per Kant questo livello metafisico, il noumeno, emerge per permettere la vita morale, ma anche nella critica della ragion pratica, quando Kant parla della vita morale, lui dice io però non posso conoscere scientificamente, teoreticamente cos'è il noumeno. Schopenhauer non è d'accordo. Schopenhauer dice che come ho conosciuto con l'esperienza i fenomeni, così con l'esperienza posso anche conoscere il livello metafisico, il livello inconoscibile, il numero, la cosa in sé. Quindi fino a un certo punto lui segue Kant, da un certo punto Schopenhauer si differenzia da Kant. Kant sbaglia quando dice che la cosa in sé, il numero, non si possa conoscere e non si possa conoscere con l'esperienza. Certo, anche per Schopenhauer non sarà una conoscenza scientifica, ma è una conoscenza che si attinge con l'esperienza, con i sensi. Come abbiamo visto, secondo Schopenhauer, mentre secondo Kant la metafisica è al di là dell'esperienza e non sarà mai conosciuta, secondo Schopenhauer, anche se la metafisica non è al di là dell'esperienza, cioè io posso, e vedremo nella prossima lezione, in maniera semplice, andando a vedere cosa c'è dentro il mio corpo, cosa muove il mio corpo, andando a vedere con l'esperienza, io trovo dentro di me qualcosa che va al di là della materia, un livello metafisico. Ricordate, come ho detto prima, una metafisica dell'immanenza, una metafisica dell'esperienza, una metafisica che trova la cosa in sé, che trova il numero, non in un mondo trascendente diviso dal mondo materiale, ma che lo trova all'interno di questo stesso mondo. Quindi sbaglia Kant, dice Schopenhauer, la cosa in sé, il numero, può essere conoscibile e può essere conoscibile con l'esperienza, anche se non è un'esperienza che potrà essere organizzata scientificamente in base a leggi scientifiche. Sarà un'esperienza che mi fa cogliere il fatto che esiste il noumeno, vedremo che cos'è questo noumeno, questa cosa in sé. Schopenhauer la chiama volontà e vedremo che cos'è. Sarà sempre un fondo irrazionale, incomprensibile per me, ma per quanto incomprensibile io lo conosco, questo fondo che è un fondo idealistico, che è la vera realtà, mentre invece la rappresentazione, la materia è soltanto l'apparenza della realtà. Quindi a differenza di Kant io conosco la vera realtà, che per Schopenhauer è un fondo oscuro e irrazionale, un fondo idealistico della realtà che lui chiama volontà. Per questo il libro, l'opera si chiama Il mondo come rappresentazione e come volontà. D'accordo? Il libro di Schopenhauer ha quattro sezioni che però girano, come abbiamo visto, con un sempre maggiore approfondimento, sempre sullo stesso tema, che è ciò che spiega perché l'essere umano e qualunque forma di esistenza è destinata alla sofferenza. Il primo libro dei quattro dell'opera Il mondo è dedicato alla rappresentazione, il secondo alla volontà, il terzo torna a parlare della rappresentazione, il quarto e ultimo libro del mondo torna a parlare della volontà. Vedete, anche da un punto di vista proprio della struttura dell'opera, Schopenhauer ci fa capire che lui gira sempre intorno ad un unico tema, e quell'unica domanda che abbiamo visto. La sua filosofia
fa riferimento sempre ad un'unica struttura di fondo che viene sempre più in qualche modo studiata con un movimento a spirale, approfondita e vista da punti di vista sempre diversi o magari sempre più profondi o complessi o che riguardano differenti materie, magari prima la metafisica vera e propria, poi la morale e così via, ma si tratta sempre della stessa cosa. E infatti nella sua forma di panteismo, attenzione, il mondo è uno. La metafisica non ci dice qualcosa, ci dice che esiste qualcosa di ideale, ma questo qualcosa di ideale non esiste da un'altra parte separatamente dalla materia, capite? Un po' può essere accostato a Spinoza. Il mondo è uno, può essere visto in due modi. Può essere visto come rappresentazione, che è il modo più facile in base alla conoscenza sensibile più esteriore rispetto al nostro corpo. Il mondo può essere visto come rappresentazione, come oggettività conoscitiva, il mondo della regolarità meccanica della scienza. Oppure il mondo, questo stesso mondo, può essere visto come volontà, può essere visto da un altro punto di vista e quindi svela di avere un fondo metafisico, un fondo idealistico, ma è sempre lo stesso mondo, capite? In questo lui somiglia a Spinoza, somiglia anche all'odiato Hegel, cioè il mondo materiale, il mondo della rappresentazione, non è altro che un modo di presentarsi della volontà, cioè della vera realtà. La rappresentazione è il mondo che si presenta in maniera ingannevole. Ma se tu sei un buon filosofo vai oltre la materia e capisci che la vera realtà è costituita da questo fondo idealistico metafisico che Schopenhauer, vedremo poi perché, chiama volontà. D'accordo? Quindi il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, il mondo come concretezza materiale e il mondo come un insieme di forze idealistiche sono sempre lo stesso mondo. Tu lo puoi vedere come mondo materiale, cioè in base alla tua rappresentazione percettiva dell'oggetto esterno, oppure lo puoi vedere se sei un filosofo e vai oltre l'apparenza, come diceva Platone, o come dicevano gli antichi testi dei Veda, oltre l'apparenza tu puoi vedere che il mondo non è come sembra una rappresentazione, ma è una volontà, è qualcosa di idealistico, ma è sempre lo stesso identico mondo. Lo puoi vedere come rappresentazione e questo va bene, perché questo fa sì che la scienza funzioni, serve interpretare il mondo come rappresentazioni, ovviamente, se no non potremmo vivere, ma lo puoi anche vedere come volontà, come è nella realtà, perché la rappresentazione, la materialità è soltanto l'apparenza ingannevole, mentre l'esistenza della volontà, di questo vero fondamento idealistico, è la realtà vera di questo mondo. Però è sempre lo stesso mondo guardato da due prospettive diverse. Abbiamo visto come Schopenhauer interpreta il mondo come rappresentazione. Nella prossima lezione vedremo come Schopenhauer interpreta il mondo come volontà, che è la vera visione del mondo. Lui usa anche una frase latina molto importante, un'espressione, il principium individuationis, che sarà importante, poi lo ripeteremo quando parleremo della condizione umana. Il principio di individuazione. Io stesso, il mio corpo, tutti gli oggetti esterni, siamo in qualche modo legati a qualcosa di corporeo da cui, almeno dal punto di vista della rappresentazione, non possiamo sollevarci. Il mio corpo e qualunque oggetto esterno esiste come rappresentazione perché esiste in uno spazio, esiste in un tempo, ricordate le tre forme a priori della rappresentazione, esiste in uno spazio preciso, esiste in un tempo preciso, esiste in una relazione di causa-effetto che lo collega inestricabilmente ad altri fenomeni. Io, come corpo, come materia, come rappresentazione, non posso sollevarmi
al di sopra del principium individuationis, soffrirò e sono destinato a soffrire proprio perché non posso fuoriuscire dallo spazio dove mi trovo, dal tempo dove sto, oppure dalla relazione causa-effetto con altri fenomeni. Davvero non posso fuoriuscire dal principio di individuazione che mi fa soffrire, che mi colloca inevitabilmente in questo mondo materiale dove si soffre. Lo vedremo. Da un punto di vista della rappresentazione io non posso fuoriuscire dal principio di individuazione. È proprio il principio di individuazione che permette l'esistenza della rappresentazione. Io sono ingabbiato in uno spazio, in un tempo e in un nesso di causalità. Ma forse scoprendo all'interno di me, non all'esterno di me, l'esistenza di questo idealismo che è la vera realtà, l'esistenza della volontà, forse posso in qualche modo vedere la mia natura umana in maniera un po' diversa. La lezione è durata veramente troppo a lungo, la prossima volta parliamo del mondo come volontà. Arrivederci.